Ciao a tutti, amici e amiche, benvenuti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo. Oggi, ragazzi, preparatevi perché vi racconteremo una storia che ha scosso il mondo del gossip turco. Una storia di vendetta inaspettata, di colpi di scena e, ovviamente, di Neslihan Atagul e Burak Özçivit coinvolti. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di loro, due icone dello spettacolo turco. E fidatevi, questa volta la faccenda è più intricata di quanto possiate immaginare. Prima di iniziare, però, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video e di lasciare un bel mi piace se l'argomento vi interessa. Ma ora, bando alle ciance e immergiamoci subito in questa storia incredibile. Come sapete, Neslihan e Burak sono due nomi che risuonano con forza nel panorama televisivo turco. Entrambi talentuosi, entrambi bellissimi e, soprattutto, entrambi protagonisti di successi clamorosi. Ricordate la serie Kara Sevda? Un vero e proprio fenomeno, un successo planetario che ha consacrato entrambi come star internazionali. Ma è proprio durante le riprese di quella serie che, a quanto pare, sono nate delle tensioni, delle scintille che, nel tempo, si sono trasformate in qualcosa di ben più complesso. All'epoca si vociferava di un'antipatia reciproca tra i due. Alcuni dicevano che Burak non sopportava l'atteggiamento di Neslihan, ritenendola troppo concentrata su se stessa e poco collaborativa. Altri, invece, sostenevano che fosse Neslihan a non gradire la presunta arroganza di Burak, percepito come troppo sicuro di sé e desideroso di monopolizzare l'attenzione. Insomma, le voci si rincorrevano, alimentando un gossip che ha tenuto banco per mesi. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le voci sono rimaste tali, senza mai trovare una conferma ufficiale. Entrambi gli attori hanno sempre mantenuto un profilo basso, evitando di alimentare ulteriormente il pettegolezzo. Anzi, in diverse occasioni hanno dichiarato pubblicamente di rispettarsi a vicenda e di essere felici di aver lavorato insieme in Kara Sevda. Eppure, nonostante le smentite e le dichiarazioni di facciata, qualcosa, a quanto pare, covava sotto la cenere. Qualcosa che, a distanza di anni, è improvvisamente esploso, sorprendendo tutti. L'industria dello spettacolo, si sa, è un ambiente competitivo e spesso spietato, dove la competizione per i ruoli, la fama e il riconoscimento può portare a tensioni e rivalità nascoste. Dietro i sorrisi e le pose perfette sui red carpet, si celano spesso storie di ambizioni frustrate, gelosie e rancori che possono covare per anni, per poi esplodere in modi inaspettati. Ed è qui che entra in gioco la vendetta inaspettata di Burak, come abbiamo anticipato nel titolo del video. Di cosa si tratta esattamente? Ebbene, secondo alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine all'attore, Burak avrebbe pianificato una sorta di rivincita nei confronti di Neslihan, una mossa a sorpresa volta a pareggiare i conti per vecchi rancori e presunte offese subite durante le riprese di Kara Sevda. Questa non è una semplice antipatia tra colleghi, sembra che si tratti di qualcosa di molto più profondo, una ferita aperta che non si è mai rimarginata. Ma cosa avrebbe fatto di preciso Burak? Qui la faccenda si fa ancora più nebulosa e le informazioni a disposizione sono frammentarie. Alcuni sostengono che Burak abbia cercato di sabotare un progetto lavorativo a cui Neslihan teneva particolarmente, sfruttando la sua influenza nel mondo dello spettacolo per ostacolarne la realizzazione. Si dice che Burak, forte della sua posizione e dei suoi contatti, abbia fatto pressioni su produttori e registi per escludere Neslihan da un ruolo che le era stato promesso. Un ruolo importante, che avrebbe potuto rilanciare la sua carriera dopo un periodo di pausa. Altri, invece, ipotizzano che Burak abbia orchestrato una campagna di discredito nei confronti di Neslihan, diffondendo voci negative sul suo conto e cercando di minare la sua immagine pubblica. Questa ipotesi è particolarmente inquietante, perché implicherebbe un comportamento meschino e calcolato, volto a danneggiare la reputazione di Neslihan sia a livello professionale che personale. Si parla di false indiscrezioni sulla sua vita privata, di accuse infondate di scarso impegno sul lavoro e di atteggiamenti poco professionali sul set. Un vero e proprio attacco alla sua immagine pubblica, mirato a screditarla agli occhi dei suoi fan e dei suoi colleghi. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi, di speculazioni non confermate. Tuttavia, il fatto che queste voci circolino con insistenza e che provengano da fonti considerate attendibili, lascia intendere che qualcosa di vero ci sia.
Nessuno si sbilancia a confermare ufficialmente la notizia, ma il silenzio assordante dei diretti interessati e la persistenza dei rumors alimentano il sospetto che ci sia qualcosa di più dietro le Apparen. E Neslihan? Come ha reagito a tutto questo? Beh, a quanto pare, l'attrice è rimasta letteralmente sotto shock nel venire a conoscenza della presunta vendetta di Burak. Non si aspettava un simile comportamento da parte di un collega che, almeno apparentemente, si era sempre dimostrato corretto e professionale nei suoi confronti. Sembra che Neslihan abbia sempre avuto un buon rapporto con Burak, almeno in apparenza, e che non si aspettasse un simile tradimento. Secondo alcune fonti, Neslihan sarebbe profondamente delusa e amareggiata per l'accaduto. Si sentirebbe tradita da Burak e non capirebbe il motivo di un simile accanimento nei suoi confronti. Avrebbe cercato di contattarlo per chiarire la situazione, ma senza successo. Burak si sarebbe reso irreperibile, evitando qualsiasi tipo di confronto. Questa reticenza di Burak a confrontarsi con Neslihan alimenta ulteriormente i sospetti e fa pensare che ci sia qualcosa di vero nelle accuse. A questo punto, la domanda sorge spontanea. Perché Burak avrebbe ordito una vendetta nei confronti di Neslihan a distanza di anni? Cosa lo avrebbe spinto a compiere un simile gesto? Le motivazioni potrebbero essere molteplici e complesse. Le risposte, come spesso accade in questi casi, sono molteplici e complesse. Potrebbe trattarsi di una questione di orgoglio ferito, di un rancore mai sopito, di un desiderio di rivalsa nei confronti di una collega percepita come una rivale. Forse Burak non ha mai digerito il successo di Neslihan, o forse si è sentito messo in ombra dalla sua bravura e dalla sua popolarità. Potrebbe anche essere che durante le riprese di Kara Sevda ci siano stati degli episodi specifici che hanno generato un profondo risentimento in Burak. Episodi che non sono mai stati resi pubblici ma che hanno lasciato un segno indelebile. Oppure, potrebbe trattarsi di una semplice incomprensione, di un malinteso che si è ingigantito nel tempo, alimentato da voci e pettegolezzi. In un ambiente come quello dello spettacolo, dove le voci corrono veloci e le maldicenze sono all'ordine del giorno, è facile che un piccolo malinteso si trasformi in una vera e propria guerra. Qualunque sia la verità, una cosa è certa. Questa vicenda ha scosso il mondo del gossip turco e ha gettato un'ombra sulla reputazione di entrambi gli attori. Neslihan e Burak, due icone dello spettacolo, si ritrovano ora al centro di una tempesta mediatica. Coinvolti in una storia di vendetta e rancore che rischia di compromettere il loro futuro professionale. Le conseguenze di questa vicenda potrebbero essere gravi per entrambi. Neslihan potrebbe vedere compromesse le sue opportunità lavorative, mentre Burak potrebbe perdere la stima dei suoi fan e dei suoi colleghi. E cosa succederà adesso? Difficile dirlo. Al momento, entrambi gli attori hanno preferito trincerarsi dietro il silenzio, evitando di rilasciare dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. Questo silenzio potrebbe essere interpretato come un'ammissione di colpa da parte di Burak, o come una strategia per evitare di alimentare ulteriormente il gossip. Starà a loro, nei prossimi giorni, decidere se chiarire pubblicamente la situazione o se lasciare che la vicenda si sgonfi da sola. Una cosa è certa. Questa storia ci insegna che il mondo dello spettacolo è spesso spietato e che anche le amicizie più solide possono incrinarsi a causa di invidie, rivalità e rancori. E ci ricorda che, dietro le luci della ribalta, si nascondono spesso storie di sofferenza e di delusione. Questa vicenda è un triste esempio di come anche le persone più famose e di successo possano essere vulnerabili alle dinamiche complesse e spesso tossiche che si creano nel mondo dello spettacolo. In sintesi, abbiamo visto come la presunta vendetta di Burak ai danni di Neslihan abbia sconvolto il panorama del gossip turco. Abbiamo esplorato le possibili motivazioni dietro questo gesto e le reazioni di Neslihan, rimasta scioccata e delusa. Abbiamo analizzato le possibili conseguenze di questa vicenda sulla carriera di entrambi gli attori. Resta da vedere come si evolverà questa storia e quali saranno le conseguenze per i due protagonisti. Ma la questione non si ferma qui. Dietro questa presunta vendetta si cela un interrogativo più ampio. Quanto è sano l'ambiente dello spettacolo? Quanto le pressioni, le invidie e le rivalità possono logorare i rapporti umani? E qual è il prezzo da pagare per la fama e il successo? Queste sono domande importanti, che meritano una riflessione approfondita. Il mondo dello spettacolo, con le sue luci e le sue ombre, è un ambiente affascinante ma anche pericoloso. Dietro i sorrisi smaglianti e le pose perfette, si nascondono spesso storie di sofferenza, di solitudine e di delusione.
La competizione è spietata, le pressioni sono enormi e il rischio di perdersi è sempre presente. Per questo, è importante ricordare che dietro ogni personaggio famoso c'è un essere umano, con le sue fragilità e le sue debolezze. E che anche le persone più di successo hanno bisogno di sostegno, di comprensione e di affetto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel mi piace e a condividerlo con i vostri amici. E, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. E voi cosa ne pensate di questa storia? Credete che Burak abbia davvero ordito una vendetta nei confronti di Neslihan? E, se sì, qual è secondo voi la motivazione principale? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. Questa è una storia che ha diverse sfaccettature e che può essere interpretata in molti modi diversi. Grazie mille per aver guardato questo video. Alla prossima, e un abbraccio a tutti. Non dimenticate, un bel like, condividete e soprattutto, iscrivetevi al canale. Ciao!